Ciao ragazzi, come andiamo? Il mio nome è Simone e su questo canale impariamo a imparare le lingue straniere da autodidatta. Condividerò con voi tanti trucchi, tante strategie, tante tecniche per imparare le lingue straniere. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e dai che si comincia con il video di oggi. Oggi ragazzi parliamo di come imparare il francese. Il francese è una lingua molto bella, è una lingua molto parlata, perché non solo in Francia, ma in un sacco di paesi del mondo. Scusatemi ragazzi, ma guardate cosa ho trovato. Non so cosa sia. Sono a Belo Horizonte in Brasile e questa cosa, se mi fosse caduta in testa sarei morto. Ad ogni modo, è parlato in un sacco di paesi anche nell'Africa, è parlato in Quebec, è parlato anche in qualche paese in Asia, no? Oceania, tipo la Nouvelle Caledonia e questo genere di posti. Quindi investire sul francese in realtà è una grande idea. Io ho lavorato per diversi anni anche con la Francia come project manager, quindi usavo il francese praticamente tutti i giorni per negoziare con i miei clienti, per mandare email, per gestire una parte del team che era in Francia. In francese in particolare c'è molto slang, ragazzi, soprattutto se guardiamo delle serie TV in francese ci accorgeremo in fretta che ci sono un sacco di termini diversi, no? Ci sono un sacco di cose strane che fanno con la lingua, quindi cercare da subito di imparare un po' di slang può aiutare poi a capire meglio i film, a capire meglio le persone, no? Ad esempio hanno questo vizio, potremmo dire, che è nato un po' dalla generazione giovane, di pronunciare alcune parole al contrario, no? Ad esempio femme diventa meuf, ok? F-E-M-M-E, loro lo leggono al contrario e poi si pronuncia in realtà anche come lo pronuncerebbero al contrario, quindi cambia tantissimo la parola completamente. Se uno non lo sa non lo trova. Non so neanche se questa roba qua c'è sui vocabolari, quindi da subito cercate di concentrarvi sullo slang e ci sono un sacco di video YouTube se scrivete slang francese, come parlano nelle banlieue, come parlano di qua e di là. Questo vi può aiutare anche tanta musica, ragazzi. Io ho sempre ascoltato un sacco di musica, come vi ho raccontato nel video in cui parlo di come ho imparato il francese, un sacco di musica hip hop dove c'era un sacco di slang, quindi questo sicuramente aiuta tantissimo. Slang, 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 ragazzi. E questo è il consiglio numero 1. Il consiglio numero 2 è quello di ammazzarvi di serie TV praticamente. Su Netflix c'è un sacco di roba in francese, un sacco di show in realtà carini, interessanti, dove si parla la lingua che la gente parla in Francia in realtà per strada o nel linguaggio di tutti i giorni. Quello che vi consiglio di fare però è di cominciare prima con delle serie TV o dei film tradotti, proprio per il discorso dello slang. Cioè se voi iniziate da zero a guardare film o serie TV in francese, prodotte in Francia, auguri ragazzi, cioè non è semplice. Quindi cominciate a guardare invece serie tradotte, quindi magari delle serie americane, in francese, dove il linguaggio è un po' più standard, per allenare l'ascolto. Ok, questo è molto utile. Date un occhio anche al video che ho fatto dove vi racconto come migliorare la comprensione orale in una lingua straniera. In francese, questo è il consiglio numero 3, è molto importante anche il congiuntivo, che loro chiamano subgiuntivo, in realtà, perché si usa in maniera un pochino diversa ogni tanto rispetto all'italiano ed è anche molto usato. Quindi è bene, in realtà, adesso ci sediamo su questa specie di panchina, è bene in realtà fin dall'inizio capire quando viene usato come in italiano, quando invece viene usato in modo un po' diverso dall'italiano, ok? E magari provare a memorizzarsi alcune frasi fatte, alcune frasi standard per poi riuscire a utilizzarle anche in contesti un po' diversi. Questo tema è un tema comune un pochino a tutte le lingue romanze in generale, quindi dateci un occhio. Consiglio numero 4, ragazzi. In francese le persone spesso fanno dei versi, potremmo dire con la bocca, o delle espressioni tipo pff, no? O che sono diverse dall'espressione che noi faremmo in italiano.
anche qua cercatevi su YouTube tipo espressioni con la bocca in francese o espressioni onomatopeiche in francese, ce ne sono un sacco. Io addirittura mi sembra che era una conferenza una volta e c'era questo mini workshop di 45 minuti solo su tutti i versi della lingua francese. Impararli e soprattutto imparare a usarli aiuta tantissimo a parlare in forma più idiomatica, perché davvero, come detto, loro ne fanno un largo uso e quindi è davvero importante se vogliamo entrare in quella che è la loro forma di parlare, la forma di parlare di una persona francese. Io sto parlando di Francia in generale, ovviamente, perché se poi andassimo in Quebec dovremmo imparare tutte le espressioni del québécois, che sono un po' diverse. Ho vissuto in Quebec io per un mesetto, sono stato a Montréal e un paio di altre città e la lingua cambia davvero tanto, quindi questa potrebbe essere un'altra storia. Consiglio numero 5 invece, ragazzi, è quello di leggere più ascoltare. Questo vale per tantissime lingue, anche per il francese. Quando state iniziando a studiare la lingua, fino almeno ad un B1 mi viene da dire, cercate di leggere e di ascoltare contemporaneamente, perché io in francese ho fatto ad esempio un sacco di errori sulla pronuncia perché ho iniziato a leggere troppo presto, perché tendenzialmente il francese si capisce, parlando italiano come madrelingua non è troppo difficile capire la lingua scritta, però si pronuncia in modo molto diverso perché c'è una grossa influenza delle lingue germaniche, c'è stata nel corso della storia dell'evoluzione della lingua francese, quindi leggere e ascoltare allo stesso tempo. E questo è il consiglio numero 6, focalizzarsi anche lì fin da subito sulla pronuncia. La pronuncia del francese è un po' ostica perché, come detto, per via di questa influenza che la lingua ha subito, no? Da parte delle lingue germaniche, si pronuncia in modo diverso da come si scrive, e non solo, ci sono un sacco di suoni nasali a cui noi ragazzi non siamo abituati. Quindi focalizzarsi da subito sulla pronuncia è fondamentale. Cerchiamo di distinguere i suoni della lingua francese, cerchiamo di studiare la fonetica e di capire quali sono i suoni che abbiamo in italiano, quali sono i suoni nuovi, come posso produrre i suoni nuovi, come posso distinguerli. Questo è fondamentale fin da subito, ragazzi. Detto questo, se seguirai questi 6 consigli sono sicuro che riuscirai ad imparare il francese in tempi record, che però dipendono molto da quanto tempo investirai nello studio e da come organizzerai lo studio della lingua. Ecco perché ho fatto un video dove ti spiego come organizzare in dettaglio lo studio di una lingua da autodidatta. Dagli un occhio, piazzami un like e noi ci vediamo davvero presto. Ciao ragazzi, ciao a tutti.